Buonasera a tutti ragazzi, sono qui con Marco Favuzzi. Ciao. Ovviamente Marco, lo ricorderete, noto astrofotografo della provincia di Varese. Sì. Più o meno. Più o meno, no, sì, sei bravo. Ce n'è di meglio. Diamo a Cesare ciò che è di Cesare. E Marco è qui perché dobbiamo terminare il test fotografico insieme alle anatre, tra le altre cose, dell'Ascar 130 PHQ. Quindi faccio partire immediatamente la sigla. Marco vi spiegherà un attimo tutta l'accessoristica e la dotazione che lui utilizza per l'astrofotografia e poi iniziamo le sessioni fotografiche. Ok? Ci vediamo tra pochissimo. Allora Marco, vuoi raccontare un po' ai non addetti al settore cosa stai facendo? Sì, allora abbiamo montato la camera e sto facendo gli ultimi controlli di bilanciamento della montatura. Il cablaggio è fatto, sì, è un po' rudimentale, tende un po' di peso sul tubo. Ok, adesso perfetto. Facciamo vedere il cablaggio. Allora, sì, è un po' rudimentale, giusto per arrangiarci. Allora, controllo la camera a lato guida tramite questo switch hub, niente di che, un semplice switch hub per controllare la camera, l'autoguida e basta, solo questi due apparecchi in questo momento. Mentre la montatura direttamente dall'uscita USB della porta al PC, perché ho visto che abbiamo avuto dei problemi al primo tentativo. Collegato direttamente allo switch hub non andava, non riconosceva la porta e quindi non comunicava col programma. Marco, senti, come hai trovato l'Ascar 130 PHQ da astrofotografo? Io appena me l'hai dato per le prime prove e verifiche, un attimo, un'occhiata, io dico che sono rimasto impressionato dalla qualità dello strumento. Prima di tutto mi piace il fatto che la verniciatura non è lucida laccata, ma è satinata, spazzolata, credo si dica spazzolata. E poi il focheggiatore, cioè sono dettagli, il focheggiatore, il rotatore di campo, vabbè, questo ce l'hanno tutti. Il fatto che ha la culla non classica rotonda, ma cioè ci sono anche delle filettature sì, per eventuali accessori, altri telescopi, insomma. Potresti mettere qua altri anelli e un bel rifrattorone guida qua. Esatto, vabbè, si può sfruttare anche sì, la Mini Vixen. La Mini Vixen, ma il fatto poi è un'altra cosa che mi ha veramente colpito, anche questa, cioè la maniglia, che è una maniglia che non è una maniglia, perché ancora qui ci puoi mettere qualcosa, non è il focheggiatore, riduzione ce l'hanno tutte, il fatto che si possa ruotare. Semplicemente abbiamo tacche di riferimento, non tutti ce li hanno questi dettagli, diciamo che in proporzione da vecchio astrofilo, e insomma anni fa, per avere una meccanica così dovevi spendere il doppio. Sì, voglio proprio vedere i primi scatti, i risultati. Dobbiamo aspettare, Luna, tra le altre cose c'è la luna, se vedete, e comunque è ancora chiaro, sono le 21:20 e a che ora inizieremo? Verso le 10? Sì, un quarto? Sì. Appena è possibile. Sai cosa facciamo? Tiriamo fuori qualcosa e guardiamo? Osserviamo, dai. Magari sì, il 100... Con gli oculari sferici asferici che mi avevi Sì, o se no, non so, ti faccio provare qualcosa che ho a casa. Va bene. Adesso vediamo, noi intanto facciamo qualcosa. Intanto ammazziamo il tempo. Marco, non ti girare, se no ti rovino la visione. Queste lampade a LED. Lo so. Stiamo guardando con il Cowell Ender mentre aspettiamo la notte. E c'è Giove, dovrebbe essere io sta eclissando dietro a Giove, ma uno spettacolo, io non pensavo di vederlo così, poi in binoculare. Ma piccolino, hai visto, 50 perma è nitidissimo. Ma si vede bene, le bande si vedono benissimo. Sì. Ma anche la luce ai bordi è bestiale, cioè non c'è una caduta di luce, è tutto uniforme. Aspetta che spengo, dai. Tutta uniforme, è tutta un'altra roba al buio.
Sì, però loro non lo vedono, non ti vedono. Mi spiace per loro. Però, cioè, io non ho mai guardato dentro un binocolo. Cioè, se mi stai facendo vedere la Ferrari dei binocoli, non so fare non avevi mai visto dentro un binocolo? E ti dico, questa è un'esperienza bella, piacevole. Cioè, io prima o poi ti farò diventare un visualista. Ma guarda, meno rotture di palle. No, davvero. Guarda, lo sto già appurando in queste piccole sessioni che facciamo assieme. Davvero, cioè, quando sei quando è la tua strumentazione, quando hai la tua strumentazione, sei collaudato, allora i problemi non ci sono. Il problema è iniziare. Se poi devi cambiare setup, devi passare a uno setup che non è tuo, devi configurarlo, cioè lì i problemi arrivano. La buona vecchia legge di Murphy. Certo. Se qualcosa può andare storto, di sicuro. Esatto. Vabbè, dai, qua per ora è tutto pronto, quindi aspettiamo ancora un attimo. Quindi deve fare una fotografia, giusto, per capire dove si trova. Sì, gli facciamo fare un place solving e una volta che lui riconosce la posizione nel cielo, io darò nell'on the fly gli do l'oggetto che deve fotografare, in questo caso M82, ricava le coordinate e punterà direttamente sull'oggetto. Dando il comando andrà sull'oggetto. Ok, perfetto. Io utilizzo Voyager, tanti usano Nina, io prediligo Voyager perché ci sono dentro da quando Leonardo Razzi, l'ingegnere che l'ha sviluppato, lo ha lanciato. Insomma, quindi lo sai usare molto bene. Sì, poi è fatto veramente bene, cioè è stato il primo sistema di automazione per l'astrofotografia. Lo ha implementato, poi è arrivata Nina, APT, SGP, insomma. Quindi ce l'hai proprio qua, eh? Sì, adesso è spento il monitor, ma lo muoviamo, eccolo qua. Eccolo Questa qua. è la funzione basica. Poi ci sono i drag script che sono questo adesso c'è un comando fittizio, ma io ho la mia libreria. Quindi puoi dare dei comandi che hai già salvato, sono tipo dei prompt, diciamo. Sì, è un linguaggio ladder, linguaggio a scaletta. Quindi crei, lo configuri e gli dici cosa deve fare. In questo caso in osservatorio io gli faccio aprire il tetto, gli faccio chiudere il tetto. Ok, tutte le tue routine automatizzate. Esatto, un'automazione completa. Tu una volta che fai lo script devi solo poi dare l'oggetto, definire l'oggetto che vuoi riprendere, quante foto fare, lanci dai run allo script e lui, dopo lo vediamo, lui parte, eseguirà queste sequenze. Questa è una sequenza base, giusto per vedere se comunica e funziona tutto bene. Quindi gli darò un go to a 45 tu 45. La montatura si sposta, poi io gli faccio fare un place. Vuoi provare a fare un go to che facciamo vedere in diretta? Cosa fa? Adesso è in parcheggio, qui ci sono le funzioni, il sensore della camera. Sì, spero che vedano perché sovraespone un po'. Comunque provo un attimo a spegnere il faretto, vediamo se si vede. Ok, quindi adesso tu dici alla montatura di spostarsi, giusto? Sì, esatto, io do il run a questa sequenza che è proprio basica, ma giusto per vedere che comunica tutto. Adesso vado, è ancora in parcheggio, gli ho dato un tempo di attesa di 15 secondi, allora poi lui sblocca, dopodiché Voyager sbloccherà la montatura, dal parcheggio passerà in tracking e poi eccolo qua, slaving, si sta muovendo. Questo è il comando che sta funzionando. Esegue il comando un 45 tu 45. Dai, insomma, aspettiamo proprio. Ha eseguito, ha risposto al comando che gli ho dato. Adesso vediamo un attimo. Dovrei fare degli script per le mie figliole, tipo sparecchia, fai il letto. Si può implementare questa roba? No, ancora no. Niente. Glielo chiediamo a Leonardo se lo può fare. Ecco, prova. Gli diamo un park perché magari tanto tramite smartwatch gli arriva lo script. Ok. Intanto gli diamo il park, rimandiamo la montatura in parcheggio perché tanto adesso non ha senso lasciarla così. Ok. E lei parcheggia subito, risponde anche subito, quindi. Beh, allora dai, Plinio e Andrea me l'hanno sistemata bene. Poi bravi ragazzi. Questa poi tu hai dentro l'elettronica della EQ. Sì, dell'ultima EQ6 Pro. È la EQ6 Pro. Sì. Io ho ancora la vecchia NEQ6, cioè bianca, però ce l'ho. Sì, era un NEQ6, poi si è bruciato la centralina
e l'ho mandata in Auriga. Plinio Camaiti, Andrea Carraro hanno smontato, sistemato, ricontrollato i motori e in un pomeriggio era pronta. Allora Marco, sono le 10:10, 22:10. Direi che tra qualche minuto ancora poi iniziamo. Intanto ho messo a fuoco, ho fatto un inizio di messa a fuoco con la maschera di Bahtinov, perché questo telescopio non è dotato di focheggiatore elettronico, quindi ci dovevamo arrangiare alla vecchia maniera. Quindi se avessi avuto focheggiatore dell'ASI avrei fatto fare una V-curve da Voyager che con RoboFire mi faceva le V-curve e trovava lui il punto migliore di fuoco. Ok. Purtroppo così ci dobbiamo arrangiare, quindi probabilmente avremo delle foto sì a fuoco ma non proprio precise, eccellenti insomma. Sì, questo è un rischio. D'altronde non le faccio neanche più le messe a fuoco manuale, io non la faccio più da una vita. Credo che si stia spostando, adesso sta cambiando la temperatura, quindi abbiamo da correggere un attimino. Il fuoco? Sì, si è spostato. Ho visto. Dovrebbe stare in centro, questo spike dovrebbe stare completamente in centro, è un po' leggermente spostato. Poi lo vediamo anche da questa piccola, che zoom un po', vediamo. No, è un puntino, non si riesce neanche a vedere. Poi no, ma il Sing non è male. Ma non è, ma sai che in questo periodo qua, con questo caldo, il Sing non è male. Anche la luna, se hai visto le altre sere, sì. Io ho 450, 500, una sera col C11 il visore binoculare, ero stupito. Io direi di provare a correggerlo ancora un attimo, se no aspettare ancora un attimo e poi prima di partire dargli una rifilata un attimino. Ok. Comunque non è ballerina, c'è qualche tremolio, ma è accettabile. C'è la luna e quindi vabbè, vediamo cosa porta a fare. Ci sarà un sacco di gradiente probabilmente. Purtroppo. Però noi stiamo a nord, la luna è là e... Sì, purtroppo abbiamo dovuto troppi inconvenienti. Esatto. Sopportare proprio vari inconvenienti, da tecnici a familiari a meteo e mille altre cose. Esatto. Infatti comunque c'è una lo cosa dico pubblicamente, Mauro Narduzzi è stato un santo, perché penso di avere questo telescopio da Natale, ho quasi vergogna a dirlo a tutti pubblicamente. Da Natale? Da Natale mi sa, sì. Sì. Perché ho fatto ovviamente è uscito il test visuale, non so se l'hai visto e letto. Sì. L'ho provato su Luna, pianeti, tra le altre cose devo dirti che mi ha stupito, perché rispetto al mio 128 doppietto che è un po' più secco, però anche questo qua sui pianeti non va mica per niente male in visuale. Ok, la camera si è collegata, l'EQASCOM si è collegato, la STAP Cardusel a posto, comunque collegata. Manca il focuser e l'autofuoco, vabbè, tutte le varie altre applicazioni che sono disponibili. Voyager ci sono, ma in questo momento non sono collegate, non ci sono, quindi fisicamente non ci sono. Quindi adesso cosa sta facendo? Allora praticamente gli ho fatto fare una foto nella posizione in cui si trova il telescopio, e lui ha fatto la mappatura, ha capito dov'è le coordinate, e ho sincronizzato la montatura con Voyager e il cielo. Ok, quindi adesso cerchi M82, giusto? Adesso puntiamo a M82. Allora go to, vediamo cosa fa. Vabbè, lo vediamo subito se è giusta, perché proprio lì alla polare deve andare un po' in su. Possono accendere un attimo, dopo accende, quando così almeno facciamo vedere. Sì, così controlliamo i cavi che non vada a collidere perché è un pochino alta, allo zero. Sì. Se no devo fare abort, avvisami. Ok, è arrivata. Adesso è arrivata. In teoria crede di essere là, ma noi gli facciamo fare un precision point to target. Devo vederlo da... Sì, aspetta che spengo. Quindi ho la possibilità di dirgli fammi il punto preciso. Affina il puntamento? Sì. Ok, vado. Adesso lui fa delle foto. Ok, iniziare le esposizioni, andiamo a aprire il Fit Viewer. Ma è integrato dentro? È integrato, sì. Sì, Voyager, Leonardo ha creato anche queste. Ok, comunque vediamo un po' il sync. Questi sono quelli che ha fatto adesso, sono dei grezzi buttati lì. Questa è la maschera di Bahtinov. Ok, sì, non posso avvicinarmi tanto con l'action cam perché sennò non tiene il fuoco. Quindi diciamo che ha anche un bel fuoco, dai. Sì, dai. Questi sono
quando prima volevo sincronizzarmi mi ero dimenticato la maschera. Bello. Ok. Sì, lui si è mossa la montatura perché sta puntando, sta andando a centrare l'oggetto adesso, quindi Voyager sta spostando e niente, questa è una, poi c'è puoi provare a spegnere il faretto rosso che mi... Ok, aspetta che questo no. Ok, questa è 22 qua, 22 20, vediamo un po'. Questa eccola qua, eccola qua, sì. Questo è uno scatto da 5 secondi perché lui sta facendo la puntata, quindi è centrata. Voyager che si vede. E poi è anche belle le stelle, non sono male. Forse un po' fuori fuoco, poi non lo so, così. Dovrei aprirlo su Pixin, ma Pixin non ce l'ho qua. Su questo PC non ce l'ho per fare anche la conversione da scala di grigi a RGB. Ok. Niente, quindi lui ha fatto, adesso è sincronizzato, io direi di lanciare le sequenze, iniziare a fotografare, vediamo cosa viene, non è buio ma tanto c'è la luna, io lancerei le sequenze. Giusto per far vedere come si comporta. Partiamo? Adesso stiamo guidando. Provi a spegnere il faretto, scusa. Stiamo in guida. Ok, adesso lanciamo lo shot da 120 secondi. Buon partito. Questo è un camera shot, non è proprio una foto, non è una sequenza. Vediamo se la guida si comporta bene in guida. È pieno di insetti ovviamente. È arrivata l'estate, anche troppo in fretta. Siamo passati dal maglione, dalla felpa che avevo fino a qualche giorno fa, no, fino a settimana scorsa. Pensa che settimana scorsa sono andato al poligono, c'erano 5 gradi al mattino. Io sono uscito il weekend prima in bici, alla mattina alle 7 e c'erano 4 gradi nel Brinzio. Pazzesco. Oggi 30 gradi, 32. Comunque sta iniziando, siamo ancora lontani dalla notte astronomica. Questo è il M82 dove si trova adesso, quindi c'è la luna, da qui in poi c'è la notte astronomica, quindi quella è sarebbe l'ideale di far foto. Ovviamente non siamo qui. Bello scopo. Questa preview che ti fa vedere. No, ma Leonardo l'ha sviluppato bene questo software. Ci ha lavorato parecchi anni, sempre migliorie. Nel 2012 allo Star Party di San Bartolomeo ho conosciuto un astrofilo che usava Voyager, era uno tra i primi ad averlo usato. Io ricordo quella notte, l'ho conosciuto, si chiama Fabio, Fabio Semeraro, ti saluto Fabio. Ciao Fabio. Allora, e quella sera lì era vicino a me e io ero incuriosito da quello che stava facendo, lui stava proprio facendo il programma. Mi sono avvicinato e ho iniziato a chiacchierare, mi ha spiegato tutte le procedure per l'automazione. Io quella notte lì l'ho visto accendere il PC, accendere la montatura, start, se n'è andato via, non l'ho più visto tutta la notte, mentre io ero rimasto lì a controllare, cioè neanche guardavo fisso il computer. Comunque sta guidando bene, io direi di lanciare le sequenze. Allora spiega un attimo adesso cosa fai, anche perché lo faremo vedere poi ai ragazzi. Niente, io adesso ho programmato tramite l'ingranaggio qui M82 l'oggetto. Qui se avessi la ruota portafiltri potrei spuntare tutto quello che mi serve. In questo caso, siccome è matrice di Bayer, non mi serve, allora lancerò esposizione da 120 secondi a bin 1, alto guadagno, immagine di qualità, gain 120, offset 30, 10 foto, 10 scatti, lui me li salverà nella cartella generata auto, gliela faccio fare da lui, è più comodo. Quindi lanciamo il programma. Questo è il primo scatto ufficiale, quello di prima era un test shot, questo era un test shot scatto ufficiale, e questa invece è la prima foto. Adesso ne facciamo qualcuna perché io alle 5:30 domani mattina devo tirarmi su. Adesso noi terminiamo la sessione, poi domani vedrete le immagini, vi manderò il link da scaricare nell'articolo e sotto in descrizione, e Marco magari mi manda le sue ultime impressioni riguardo volentieri, le immagini. Voglio vedere ai bordi. Considera che questo è un 4/3 di sensore, cioè non è un full frame. Questo telescopio è stato concepito proprio per lavorare, quindi i bordi non va bene adesso col sensore così piccolo. Non riesco a sfruttare a pieno la lente. Allora ragazzi, facciamo così, posso accendere il faretto un attimo? Allora ragazzi, che flash,
io direi che noi ci salutiamo già adesso e quindi vedrete poi successivamente i risultati finali e soprattutto il commento di Marco da astrofotografo. Ok, ci siamo. Allora, vediamo un attimo gli scatti fatti nella serata. Ne ho aperti solo 2, non mi sembra neanche il caso di aprirli tutti, anche perché lo scopo di questo video non è tanto l'elaborazione in sé, ma è vedere come l'ottica, la qualità ottica alla fine, e questa è una cosa che a me interessa, perché ho avuto esperienza ho un rifrattore 130-900 di focale, molto simile a questo, e il confronto direi che sia interessante da vedere. Ho qui 2 immagini che vedremo dopo, proprio a toccare con mano quello che è la qualità di questo Askar 130 PHQ, che io ho già sbirciato e vi dico che è uno strumento veramente ben fatto, cioè un'ottica veramente ben fatta. Comunque faccio questo questo è un grezzo, una scala di grigi, è un grezzo, non ho croppato niente, c'è un sacco di rumore, ho notato anche che la mia ASI 294 ha qualche problemino, o meglio quella sera lì ho riscontrato un problemino, però vabbè, non usandola da parecchio tempo credo sia anche stato un errore mio quando ho fatto le riprese, ma è un dettaglio che non influisce nella verifica della qualità dell'ottica. La cosa che subito voglio vedere è questa, ai bordi del sensore. Ovviamente un 4/3 non è un full frame, quindi il bordo delle lenti dell'ottica di questo telescopio non è possibile sfruttarlo appieno. Comunque io su questo telescopio ai bordi non ho trovato difetti, cioè le stelle sono puntiformi su tutto il bordo. Adesso ritorno un attimo, faccio prima. Sul 130-900 che avrei dovuto cropparla parecchio, perché la curvatura di campo è impressionante, invece qui con questo sensore, nonostante sia un 4/3, è perfetto. Sarebbe stato l'ideale di un full frame, sarebbe stato il massimo. Ovviamente non ce l'ho e mi adatto a quello che ho. Ok, adesso facciamo una conversione della scala di grigi con la debayerizzazione e vediamo subito cosa succede. Andiamo, facciamo la prima immagine, applichiamola sulla prima immagine, ok, allarghiamola, screen transfer function e vediamo subito cosa succede. Tolgo via il rumore perché qui questa camera qua era raffreddata a -10, ma non è per niente venuta bene. Anche i difetti che ci sono lì, il sensore sporco, anche un po' la lente magari del telescopio, quelle macchie sono dovute a una mancanza di flat, una sottrazione di dark, insomma e questa è un'immagine grezza, quindi questi sono i problemi che si incontrano. Ok, eccoci qua. Allora, riduzione del rumore fatta, giusto per avere un'immagine un po' piacevole all'occhio, lasciando perdere i pixel caldi, che ce n'è una valanga. Andiamo a vedere i bordi, e quello che mi interessa è vedere se c'è cromatismo. Non ho cromatismo, questa è un grezzo, lasciando perdere questi che sono hot pixel, va bene, ma le stelle sono puntiformi su tutto il bordo. Cioè io qui sono abituato, quando faccio le mie foto col mio 130, a croppare parecchio.
Io croppo, taglio parecchio queste foto perché qui sui bordi ho parecchi difetti, li ho sempre avuti. Qui, a parte il dithering, se si facessero delle esposizioni, tante esposizioni, quindi in una somma, il dithering costringerebbe sicuramente a un ritaglio, ma da un'immagine così non ho difetti. Cioè andiamo proprio al bordo più bordo che c'è, e la cosa che ho notato è che non ho cromatismo, cioè le stelle sono uniformi. Perché vi dico questo? Vi dico questo per questa semplice ragione. Questa è una M33 scattata con il mio 130, si è già sommata perché la camera è una K8003, il sensore è uguale, ma vi faccio vedere una cosa. Ecco qua il cromatismo che questa ottica mi ha dato. Io ci ho messo parecchi anni a capire che cosa fosse. Era lo spianatore. Questa è una ripresa fatta a 130 720 mm di focale. Assurdo. Lo spianatore che avevo era di scarsa qualità, il canale blu era sempre disallineato. Questa è la somma di ore di foto. Il canale blu mi ha sempre creato problemi e io non riuscivo a capire cosa fosse, e con esperienza, col tempo, alla fine sono riuscito ad arrivare a capire, come poi mi ha detto il mio buon amico Emanuele Sordini: Marco, ma che spianatore hai su? Boh, guarda che più lenti ci metti, più i difetti vengono fuori. E in effetti era proprio così. Questo invece è il risultato di M82 scattata col mio 130 a focale nativa con uno spianatore della Skyrover. Comunque sia, vediamo i bordi, non è croppata, cioè questa è la somma, quindi il crop l'ha fatto lui in automatico PixInsight, ma è la somma di ore di esposizione, sono circa 8 ore. La foto non è elaborata, è solo un'integrazione, ma guardate i bordi. Il K8003 è simile allora aspetta, vediamo di metterla, quindi è girata di qua, io vado di qua allora, vicino a M81, così da avere un paragone con l'Ascar. Quindi andiamo sopra qui, eccoci qua, ok. Ho un'elongazione delle stelle, mentre su questo non c'è. Io sono al bordo, qui sono al bordo, e la foto è la somma dei canali LRGB con autocrop che fa PixInsight. Quindi questo è il risultato con uno spianatore Skyrover che non è, cioè comunque è uno spianatore di qualità adatto per questo strumento che è il 130, ma come vedo non è perfetto quanto l'Ascar. L'Ascar ai bordi non mi dà un'elongazione stellare, è perfetto, mentre il mio 130 presenta dei difetti, sui bordi ci sono elongazioni. Comunque spiana, ma non è perfetto, non è impeccabile, e qui io sono costretto a cropparla. Ovviamente questa foto è in fase di lavorazione, mancano ancora ore di integrazione, non è questo il risultato, cioè non mi sono fermato qua, però è giusto per vedere il risultato di 6 ore cosa mi stava dando, e vedo subito i difetti. Qui c'è qualcosa che ho sbagliato nell'integrazione dei canali, un difetto marginale, ma quello che mi interessava è vedere la qualità, la bontà dell'ottica. Questo Ascar è perfetto. Io sui bordi non ho, cioè
il sensore, cioè, l'ottica è perfetta, io non vedo difetti di elongazione. 130 così a sto prezzo, come ho pagato quello che ho adesso, averlo così, tanta roba. Non ho cromatismo, mentre qui c'è qualcosa che non va. Le stelle sono puntiformi e il canale è completamente, cioè le stelle sono perfette, mentre qui vedo che c'è un cromatismo, tende comunque ad avere del cromatismo, sui bordi è notevole, cioè qui io dovrei fare uno stretch e vederlo. Non ho fatto la riduzione del rumore, ma non mi interessa, io vado a vedere. Vabbè, qui è anche un errore mio, quando ho fatto l'integrazione ho dato troppa intensità nella somma, infatti vedo dei pixel saturati, però col mio ho già ottenuto un buon risultato. Questo qua non ho zero sbattiti, zero problemi, cioè sul bordo è perfetto. Qui io sono al limite del sensore e questa è la stella. Io vado al limite del mio sensore. Andiamo qua sotto. Ecco, questo è il limite, questo è il limite. Qua c'è un'elongazione pazzesca. Cioè qui ho dei difetti, mentre qui no. Ovviamente mi fermo qua, questo era solo un test della qualità ottica. Va bene, ciao! Vi aspetto come sempre su questo canale, ci vediamo su binomania.it e poi ci vedremo con Marco, in primis perché sto cercando di convertirlo al sacro fuoco dell'osservazione planetaria lunare. Vabbè, guarda, Okay. meno problemi. E poi perché comunque ci sarà modo di poi testare altra strumentazione. Ciao a tutti ragazzi. Ciao.